Guardare la vista mare oppure una bellissima barca come questa, Byliner 2850 Flybridge. Questa barca su una lunghezza di quasi 9 metri e quasi 3 metri di larghezza può ospitare tranquillamente le vostre vacanze al mare o al lago, dove voi preferite. Grazie a una portata massima di 8 persone potete veramente starci tutti, famiglia, ospiti o queste famiglie allargate moderne. Queste barche vengono chiamate Flybridge semplicemente perché c'è un ponte volante. Vuol dire che sopra il tetto della barca, dove siamo noi, c'è una postazione di guida supplementare, quindi abbiamo 2 postazioni di guida e un posto tranquillo dove poter stare fuori dalla cabina. Come ti stavo dicendo, adesso ti mostro questo bellissimo Flybridge, questo ponte sopra la barca. Qui in questa posizione vedi tutta quanta la strumentazione del motore. Come si vede sulla plancia di comando ci sono i 2 comandi, quindi marcia e acceleratore separati per poter governare, guidare la barca al meglio, oltre ad avere tutta quanta la strumentazione di comando sott'occhio per controllare tutta quanta il motore e tutti i suoi sensori, quindi dal contagiri al contamiglia e tutta la strumentazione ovviamente di bordo. Sopra questo Flybridge, oltre a navigare, quindi guidare la barca, puoi tranquillamente anche accomodarti, leggerti un giornale, c'è un sacco di spazio, un comodissimo divanetto a ferro di cavallo, un comodissimo divanetto a L proprio di fianco alla seduta del pilota, quindi anche i tuoi ospiti possono accompagnarti nella navigazione. Il passaggio al prendisole di prua, quello davanti, quello sopra la cabina, tutta davanti alla barca, è comodissimo, è laterale alla barca e puoi passare sia a destra che a sinistra in tutta comodità e sicurezza grazie alle maniglie che ti accompagnano fino ad arrivare al prendisole davanti. Questo prendisole davanti è grandissimo, infatti può ospitare fino a 3 persone comodamente sdraiate a rilassarsi al sole. Una caratteristica che distingue molto le barche Flybridge, quindi queste barche con il ponte superiore alla cabina, è un grandissimo pozzetto completamente libero e spaziosissimo, sia per entrare e salire in barca, che anche magari, che ne so, sei appassionato di subacquea, vuoi avere un po' di spazio per spogliarti, per salire e scendere, per appoggiare tutta la tua attrezzatura, o anche per la pesca, perché no, o altri sport acquatici ovviamente. All'interno del pozzetto, quindi nella parte centrale della barca esterna, c'è questo grande scalone, questa scala molto comoda e sicura che serve proprio per salire al nostro Flybridge, al nostro ponte di comando sospeso. L'accesso a terra da questa barca è garantito grazie al passaggio con questo sportello e il comodissimo planchettone di poppa che ti serve proprio per salire e scendere o magari per appoggiarti per tenere i piedi in ammollo. Proprio sotto al pozzetto c'è il cuore pulsante della barca, è il motore. Un motore da 280 cavalli, Mercruiser entro fuoribordo, silenziosissimo, nascosto, invisibile e super potente per questa bellissima barca. Ma andiamo a vederlo ora, questo motore da 280 cavalli. Questo motore, questo V8, un 8 cilindri, veramente potente da 280 cavalli, scusate, è un motore più che sufficiente per la navigazione da crociera anche in questa barca, per cui questa barca è studiata. Ho voluto farti vedere questo motore semplicemente per farti notare la differenza tra una barca usata al lago, quindi in acqua dolce, e una barca utilizzata al mare con l'acqua salmastra. Questo motore qua è solamente un po' di polvere a sopra e non è assolutamente corroso. Un motore tenuto in queste condizioni può durare veramente ancora tantissimi anni, ma guardalo meglio. Il fatto che un motore, che una barca sia stata utilizzata solamente al lago e non al mare, non vuol dire che non è fatta per il mare. Byliner fa le barche per l'oceano, quindi non è quella la questione. È il fatto di come è stata tenuta fino ad oggi. Facciamo un esempio con un'automobile. A parità di anni, tu devi comprare un'automobile usata che è sempre stata in garage e un'altra che è sempre stata parcheggiata per strada. Noterai la differenza. Ed è la stessa cosa quando devi acquistare una barca. A tutta prua di questa barca, tutto davanti, quindi nella parte proprio più frontale della barca, sotto di me questo motore è un motore salpa ancora elettrico. In pratica salpa, quindi tira su l'ancora elettricamente, tramite 2 interruttori che sono questi a pedali, quindi a piede, oppure direttamente dall'interno della barca posso far scendere e far salire l'ancora proprio per fermarmi magari in una bellissima baia a trascorrere tutto il pomeriggio al sole e divertendomi con la mia famiglia. Seguimi che andiamo a scoprire la cabina di questa barca. Ora ci troviamo all'interno della cabina di questo Byliner 2850 Flybridge, che non mi si dica che lo spazio non c'è, anche in altezza, guarda un po'.
posso saltare, non sarò diversamente alto ragazzi, ma di spazio ce n'è veramente tanto. Questa è la plancia di comando interna, cioè la postazione di guida dove tu puoi condurre la tua barca, oltre che all'esterno, magari nelle serate più fresche o durante l'inverno, se vuoi uscire in barca, magari in quelle belle serate o giornate di febbraio, che comunque la barca in acqua e te la vuoi godere senza il traffico estivo. Questa è fantastica perché da qua hai tutto quanto il controllo della barca, strumentazione e tutta una ripetizione nella parte sopra, quindi abbiamo tutti quanti gli strumenti dedicati al motore, un ecoscandaglio che serve a vedere il fondale, a vedere quanta acqua c'è sotto la tua barca per stare sempre in sicurezza, e anche, perché no, per identificare i pesci, perché l'ecoscandaglio fa anche questo. Questa radio bianca è una radio VHF che serve per, in caso di aiuto, è una sicurezza in più per poter chiamare la capitaneria di porto nel caso di necessità, o se hai il patentino per poter comunicare da barca a barca. Nella parte bassa sotto il volante c'è tutta la pulsantiera di tutti gli accessori della barca. Qua in alto invece abbiamo la bussola di navigazione, perché ricorda, non bisogna mai perdere la rotta. Su una barca di questo genere non poteva mancare l'impianto stereo in questa posizione, i comandi del motore e le varie prese 12 volt per ricaricare il telefono. Come vedi si può guidare tranquillamente seduti e ho una visuale totale e completa della barca grazie a queste grandi finestre proprio di fronte a me, lateralmente, apribili, quindi per far circolare l'aria, e la porta esterna che anch'essa è trasparente e posso vedere la poppa, quindi la parte dietro. È la parte tutta frontale, quindi è il lettone matrimoniale che è veramente largo. Infatti posso mettermi sia in questa posizione che ovviamente, volendo fare un bel matrimoniale, posso aprire anche qua per avere maggiore luce di giorno oppure di notte, per avere completamente buio in questo modo. E qua ci stanno veramente comode 2 persone a dormire. Spazio, 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 è veramente tanto su questa barca. Tutto questo è un mobiletto veramente capiente dove puoi stivare tutto quanto quello che ti può servire per una vacanza anche lunga in barca. Infatti questo mobiletto è tutto spazio sfruttabile tramite queste 2 ante. In più ne abbiamo un altro qua. Qua ci puoi appendere persino le camicie. Al centro della cabina abbiamo questa dinette, queste 2 sedute comode, una fronte all'altra per 2 persone ognuna. È un tavolo veramente grande, si parla di un tavolo di dimensioni di quello di casa. Questo tavolo, oltre a servire appunto per mangiare, per passare le tue giornate magari all'interno perché non vuoi stare al sole, ti può servire anche per la notte. Infatti con questo tavolo, con un'altra posizione, una posizione più bassa, quindi all'altezza delle sedute, diventa un enorme letto. Difatti diventa il secondo letto matrimoniale da 1,5 piazze, molto comoda per ospitare le altre 2 persone, quindi 4 posti letto veramente comodi. Come vedi, tutto intorno alla cabina ci sono queste tende che servono proprio per isolare le zone notte. Di conseguenza di fronte a me è una tenda che separa il letto matrimoniale di prua, quello davanti, da questa zona che può diventare appunto la seconda cabina, quindi con un minimo di intimità per separare le 2 camere da letto. Non poteva certo mancare una comoda cucina, infatti proprio di fronte a me abbiamo un grande lavello, un piano di lavoro di tutto rispetto, considerando che siamo su una barca, e addirittura una piastra a 2 fuochi, non solo uno ma ben 2. Oltre a tutti gli sportelli, i ripiani, i cassetti, un altro armadio dove possono stare comodamente stese e stirate le tue camicie appese, un altro mobiletto anche qua. È veramente tanto lo spazio. Di fronte alla cucina abbiamo anche il frigorifero, che non poteva certo mancare, che è in questa posizione. Dietro questa porta c'è il bagno, la toilette. La trovi scendendo, entrando in cabina sulla tua destra. Ora è di fronte a me perché sono rivolto verso dietro, verso poppa, e aprendola vedrai che bagno andremo a vedere tra poco. So che non è educato sedersi sui lavandini, ma lo faccio per farti vedere sia la robustezza della barca, quindi la solidità di tutto quello che c'è all'interno di questo bagno, e anche lo spazio. Effettivamente abbiamo un lavello molto comodo, il WC e tanto spazio, oltre al fatto di poter fare la doccia direttamente qua, senza dover uscire dalla barca. Basta chiacchiere, il sole c'è, la giornata è ottima, andiamo a goderci un po' di navigazione con questa bellissima Byliner 2850 Flybridge. Ingraniamo la marcia e affondiamo il gas. Bene, dal mio flybridge, dal mio ponte di comando sopra alla cabina, quindi dall'alto dei mari,
Cosa mi resta che dirti? Non perdo altro tempo, perché il filmato è già abbastanza lungo, a raccontarti tutti gli accessori che sono installati su questa barca. Infatti abbiamo tutti i comfort proprio di una casa al mare con i comfort di una barca assolutamente spaziosa. Ti ricordi i principali, come ad esempio i tendalini parasole e i tendalini per coprire a veranda il pozzetto, la parte dietro, per farla diventare un'altra cabina d'ingresso, oppure la plancetta di poppa, l'accesso alla cabina. Tutti quei comfort che quando vivrai in barca sicuramente ti saranno molto utili e comodi. Non mi resta altro che dirti di venire a vedere, a toccare con mano questa barca. La barca si trova sul lago di Garda, perché ha navigato solo sul lago di Garda, vicino a Drenzano, al Lido di Lonato, nella nostra base. Da Barche Bellandi, il mercato dell'usato. Questo usato garantito può essere tuo ben presto, anzi fin da domani. Per maggiori informazioni commerciali, il prezzo, la disponibilità di questa barca, tutte le opzioni che non sto qua appunto a elencarti, le trovi tutte descritte sotto, nella descrizione di questo video, dove non troverai soltanto le informazioni della barca, ma anche tutti i nostri contatti, per contattarci direttamente, il nostro numero di telefono, le mail, l'indirizzo, assolutamente tutto quello che ti può servire per venire a vedere questa barca, toccarla con mano e magari, perché no, farla tua. Bene, siamo arrivati veramente alla fine, non mi resta che dirti buon vento e occhio sempre al meteo.